Oramai i Rolex sono diventati il nostro pranzo preferito quando guidiamo. Là c'è Totò, qua su. E qui c'è sto ragazzo che c'ha questo piccolo bancarella, va, diciamo, che è fantastico perché sta cucinando sopra al cerchione di un'auto. Mette il carbone, questo disco sopra, fantastico. E qua c'è il Rolex. Siamo Aldo, Vera e Totò. Negli ultimi 7 anni abbiamo letteralmente fatto il giro del mondo a bordo del nostro fuoristrada camperizzato, visitando oltre 70 paesi su tutti i continenti. Eccoci qui all'equatore per la terza volta, direzione emisfero meridionale. Adesso siamo in Africa e realizziamo video senza filtri, mostrandovi la realtà del vero vivere viaggiando. Clicca su iscriviti e unisciti alla nostra avventura. Allora, da dove incominciamo? Dall'inizio. Ok, dall'inizio, incominciamo a vedere questo, prima di tutto. Dunque, ieri sera siamo arrivati qui in questo motel e niente, praticamente volevamo restare soltanto una notte, però abbiamo dormito benissimo, quindi abbiamo detto vabbè, restiamo anche la giornata perché teniamo questo video da finire. E niente, siamo usciti amici con il direttore, il proprietario e stasera dopo cena abbiamo mangiato il pesce buonissimo. Non potevamo essere vicino al lago Vittoria qui in Uganda e non provare delle prelibatezze locali. Questo qui è un pesce del lago e questi qui sono matoke. Che cos'è, amore? Matoke è praticamente banana che è cucinato e fatta così come... Tipo purè. Tipo purè. E questa è una delizia ugandese. C'è un profumino esagerato. Proviamo, dai, incominciato. Mangiamo. Buon appetito. Ah, buon appetito. Wow. Molto interessante. Allora, amore, che ne pensi? Il pesce è molto buono, mi ricorda un po' una cernia, non sembra assolutamente un pesce di lago, fresco, non c'è male, veramente buono, non me l'aspettavo. E matoke non è dolce? Sì, è tipo patata. Nel salutarci il direttore ha detto ragazzi, ma perché andate via domani? È stata un'altra notte. Perché? No, c'è un matrimonio di 800 persone. Infatti abbiamo visto oggi tutte le preparazioni, stavano preparando, portando tantissime cose sì, da mangiare. Mi farebbe piacere farvi assistere a un matrimonio tradizionale ugandese. Avere un'esperienza unica. Io però siamo guardati negli occhi e abbiamo accettato. In tutta la mia vita non hai mai pensato di finire un giorno dietro le quinte di una cucina ugandese in preparazione per un matrimonio di 800 persone. Ragazzi, è incredibile. È una cucina all'aperto. Qui abbiamo il pollo, quindi fanno una bruciacchiata prima, penso per togliere i peli in eccesso, le piume in eccesso, poi viene portato in altri pentoloni. Qui abbiamo le matoke, che praticamente sono un tipo di banane, vengono ammassate, quindi pelate, poi vengono schiacciate tipo un purè, oppure lavate e messe intere in questi pentoloni, sempre cotte a vapore, però acquisteranno un altro sapore perché sono cotte con tutta la buccia. Qui abbiamo le patate e aggiungeranno anche queste foglie di banana per dare più sapore a questa zuppa di patate. Tutta la notte lavoreranno, Qui abbiamo capretto, questo qui invece è manzo e queste qua sono le interiora, tutto su foglie di banana, tutto rigorosamente cotto a legna, sia qui che qui. Allora sono le 8:30 del mattino, qualche invitato è già qui, perché dovete sapere che i matrimoni in Uganda sono completamente diversi da quelli standard che abbiamo in Italia. Quindi ci siamo dovuti spostare qui stanotte perché stiamo preparando ancora alle 4 del mattino a mettere gli altoparlanti per la musica, quindi è stato un po' uno spostamento notturno, però al retro del complesso si sta più tranquilli. Quindi sono a fare una doccetta, ho dato un occhio là e ho visto un attimino alcuni invitati che già sono qui. E niente, ora di cambiarsi perché non posso andare di certo così a un matrimonio.
Quindi, molto meglio adesso con la camicetta, perfetto. Dunque qui funziona un po' diverso, in genere la gente va prima in chiesa e poi va a festeggiare, qua invece si viene prima a mangiare e poi si va in chiesa, se ho capito bene, poi si ritorna qui e ci si ubriaca, quindi comunque adesso stanno preparando il buffet, quindi andiamo a farci un giro prima che tutti quanti vanno lì a mangiare, anche perché ho visto qualcuno che stava già con la coscia di pollo in mano alle 8:30 del mattino. Andiamo a vedere che si dice, facciamo pure questa esperienza, va? Stamattina è tutta un'altra storia, praticamente i ragazzi qui hanno cucinato tutta la notte, ovviamente adesso è tutto sistemato con i vari pentoloni che hanno cotto sopra il fuoco, davvero molto carino. Questo qui è uno stufato di capra, quindi qua quando suona la fiamma alta c'è il fuoco rovente, dopodiché sposti le carbonelle per la fiamma un po' più bassa per raffreddare. Quando hanno finito, qua invece sono semi tiepidi, così mantengono la pentola calda, qui c'è ancora calore, però non è forte come il fuoco acceso. Il classico ciapatti che non può mancare, qua c'è il pollo, e infatti vedete qua da questo lato sta sobbollendo piano piano, perché il fuoco è qui al lato spostato, ma tocca, eccole qui, si vedono meglio oggi, la classica patata, sta friggendo, questo è tutto olio, pentolone pieno d'olio, le patatine fritte intere, poi fagioli che ieri sera erano secchi, ora sono cotti. Su qui ho un contorno, vedo carote, pomodoro, peperoni, buonissimo. Dai, piselli. Ci hanno dato la zona VIPs. Privata. Ha detto ragazzi, quando vi stancate o quando è troppo per voi tutti questi genti tutto, dice venite qua, questa è zona per voi, con Totò là. Vista su Totò. Vista su Totò. Vista su Totò. Perché quindi apparentemente questo parcheggio si riempirà un pochino più tardi, ora non c'è nulla. Come adoro questa zona VIP. Allora, ho parlato con Daniel, praticamente gli sposi sono in chiesa, quindi c'è la funzione spirituale prima e poi verranno qui. Noi aspettiamo intanto, stiamo tranquilli, bella giornata. E poi si comincia con le danze e le feste. Come al solito, la sposa e lo sposo sono in ritardo, però gli invitati già stanno mangiando, quindi andiamo a fare un attimino qualche ripresa. Attenzione, la musica è assordante, qua è tipo una mezza discoteca. Hello, how are you? Ragazzi, le porzioni sono davvero generose, c'ho una fame, adesso andiamo ad assaggiare qualcosa anche noi. Questo qui è il proprietario, Matteo, how do you say your name? Matteo in Uganda, Matteo in italiano. E c'è gentilmente concesso di stare qui oggi. Well done to you, well done. Ragazzi, è arrivato il nostro turno, dobbiamo chiedere mezza porzione proprio perché è davvero tanto. Thank you. Thank you. Thank you. Just that one, yeah, that's good. Can I have more potatoes? Thank you so much. Thank you. Thank you. Just on top. Perfect. Thank you so much. For me also, thank you. Eccoci qua nella nostra zona privé, un po' di tranquillità per assaggiare il cibo e vedere com'è. Io ho preso un po' di più che poi ti vedrò con Vera, è tantissimo, comunque abbiamo una fame. Allora, Vera è andata a prendere le posate e ha incontrato la sposa. Eccola lì. Adesso andiamo anche noi. Amore, allora, non era la sposa? Non era la sposa, mi ha confuso. Quando ho chiesto se sei la sposa mi ha detto sì, eppure vestita in bianca. Quindi un po' di confusione. Che grezza, non era la sposa. Infatti ho visto la foto, era diversa. Allora, qui loro mangiano con le mani, noi però mangiamo con la forchetta, per amore. Sì, siamo andati a prendere le forchette per non fare troppo confusione. Siamo di nuovo ritornati in zona VIPs, quindi mangiamo e assaggiamo. Dai amore. Vai. Da te è un... Mangia anche un po' da me, dai. Mamma mia, è un mix di tutto.
Questo ieri l'abbiamo assaggiato ed È è buono. buono. Stavo aspettando per la patata. Voglio vedere com'è. Questa è secca. Ci manca sale su tutto. L'hai preso? Per questo. Ma guarda un poco, Vera. Lo sapeva, lei lo sapeva che ci mancava sale. Praticamente tutto assieme. Dall'antipasto alla pasta, al contorno e anche alla frutta. Qua c'è ananas e qua c'è anguria. Quindi prendono un bel piatto in ognuno. È tutto a mano. È finito, tutto mangiato con le mani, perché questi sono tornati a lavarsi le mani. E niente, dopodiché vanno a sedersi lì nella sala principale di ricevimento e credo poi si svolgeranno le danze, ci sarà un intrattenitore, quindi vedremo. Per ora mangiamo. Tutto buono, un po' insipido, siamo contenti comunque, tanti carboidrati, quindi stiamo a posto tutta la giornata. È bello così. Buon appetito. Grazie amore. In onore degli sposi, vai col fagiolo. Eccoli qua. Non a caso con una bella Toyota Land Cruiser. Congratulations. Hello, hello, how are you? Thank you. Congratulations. Hello everybody. Hello. Adesso tutti gli ospiti d'onore, ovviamente quelli più importanti, andranno a sedersi assieme alla sposa e allo sposo per poi riunirsi assieme agli altri nel pomeriggio. Per gli invitati d'onore. Yeah, yeah, thank you. Mi sta portando per andare a mangiare di nuovo. Congratulations. All the best. You know, may you have a happy life together, full of love, and fight and win together all the problems. Thank you so much. Thank you. Amen to that. Beautiful. Nice to meet you, I'm Vera. Nice to meet you. Congratulations. Allora, che è successo? Hanno insistito che mangiassimo, vero? Io non ce la faccio più, tu un po' di pollo e ciapati c'è ancora un po' di spazio. Molti invitati sono venuti con le moto. Siamo ritornati nella zona Vips, anche perché è il momento dei discorsi, quindi stanno facendo tutto in ugandese, quindi non capiamo niente. Dobbiamo fermarci un attimino, quindi, e li vediamo che sono anche un po' in soggezione. Non è tranquillo perché ovviamente insomma non c'è problema, però vediamo che sono un po', sai, sul chi va là. Allora dopo qualche drink, magari 3-4 birrette. Quando iniziano a ballare. Vediamo di ritornare e fare qualche ripresa finale. Comunque molto interessante, carina la cosa. Ci aspettavamo qualcosa un po' più folcloristico, invece no, la gente si è un po' sparpagliata, chi seduta a terra, stanno bevendo un sacco, quindi abbiamo deciso di restare qua per il momento. E niente, abbiamo saputo che praticamente qua non si porta il regalo, ma tutti quanti contribuiscono a pagare questo pranzo, questa cena. C'è chi mette 3 euro, chi mette 5 euro, chi 10, quindi quello che possono. E si divertono tutti quanti, quindi per ora stiamo qui. Se qualcosa dovesse succedere, andiamo a filmare. Altrimenti abbiamo visto anche un matrimonio ugandese. Non so se questo sia uno tipico, perché tutti quanti molto seri, però almeno ci siamo stati. Amore, non c'è un matrimonio che si rispetti senza una fettina di torta. Tu l'hai presa, vero? L'ho presa e non è stata come volevo, è stato molto secco. Comunque è una torta, quindi pezzettino piccolissimo, ho assaggiato. Non stanno ballando, stanno parlando più di tanto. Un matrimonio quindi diplomatico, dai. Sì, non c'è questa energia, allegria. Non lo so, che ballano, che si divertono, parlano di più e tutti da come sono venuti a un show per assistere.
quindi... Comunque è un'esperienza interessante. Sì, 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 certamente. La sposa poi sta malissimo perché è incinta, quindi sta stanchissima, poverina, l'ho vista Non proprio. si vede neanche da lontano dalle fiori. Quindi non vedo l'ora che tutto questo sia finito, andare a riposarsi. Penso proprio di sì, Sì. quindi... Carino comunque. Anche questa è un'esperienza. Amore, dove sei stato? Dove sei stata? Sono andata a fare un giretto e ho visto una cosa bella, la musica è cambiata, quindi ho visto finalmente i sposi che si divertivano e hanno ballato un poco, quindi mi ha fatto piacere vederle più sorridenti e felici, quindi alla fine tutto è finito bene, quindi tutti sorridenti, un poco ubriachi, quindi va bene così.